Ciao a tutti amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Ragazzi, la lettura di oggi è una lettura senza tempo, ha una validità di 3 mesi da quando la ascoltate. Io poi ne ho già pubblicate due, una a inizio maggio e una a gennaio, quindi se volete andare magari a vedere se c'è un riscontro, insomma le trovate nella sezione dei video. Tenete presente che dovete andare abbastanza giù perché in mezzo ci sono anche le previsioni del 2024, che tra l'altro ne sono uscite 4, una generale, una sull'amore e affetti, una sulla crescita spirituale, una sul lavoro e l'economia. Trovate comunque tutti i link sempre in descrizione, la mia mail, i link ai corsi gratuiti sul canale che sono uno di metafisica base e l'altro dei tarocchi base, e il link a questa playlist. E non mi ricordo se manca qualcosa, sicuramente manca qualcosa, però va bene, voi date un'occhiata. Ah, ecco, e il video che vi spiega come unire più oroscopi, perché ovviamente queste sono letture generali e quindi potrebbero non risuonare con tutti. Se non risuona niente o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o segno lunare e nella guida spiego come unirli. Bene, ho finito le chiacchiere, entriamo nella lettura. Ah no, l'ultima cosa, scusate, l'ultima cosa, per tutto il mese di luglio c'è in promozione la lettura semestrale. È una fotografia su vari aspetti della vostra vita per il prossimo semestre. Comunque, se volete saperne di più, mi scrivete un'email e io vi mando la lettera di presentazione. Adesso sì, iniziamo e vediamo qual è l'andamento energetico a livello karmico del prossimo trimestre per gli amici del leone. La luna, ragazzi. La luna può far riferimento a qualche tipo di sensazione o emozione legata al passato, potrebbe portare un po' di nostalgia, un po' di magari anche paure. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Tutto il resto ve l'ho già detto prima e quindi possiamo direttamente iniziare. Sei di spade. Abbiamo un 2 di pentacoli, un asso di pentacoli, un 2 di spade, la sacerdotessa, nove di pentacoli e 5 di bastoni. Allora, partiamo da questo 6 di spade, che normalmente parla di qualche tipo di forma pensiero, attitudine o modo di fare, per qualcuno è anche un ambiente da cui o ci si è allontanati o ci si sta allontanando. Qui ho come l'idea che ci sia qualcosa di come una dinamica che si ripete. Andiamo a vedere carta per carta. Il 6 di spade, per piacere e grazie. Abbiamo la luna e un fante di bastoni. Guardate ragazzi, potrebbe essere riferito a un qualche tipo di iniziativa che si è già affrontata nel passato e che potrebbe riproporsi, ripresentarsi. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli, asso di bastoni, cavaliere di pentacoli, 3 di pentacoli e regina di spade. Qui ho come l'idea che sia un po' il esci dall'indecisione, perché ce l'ho anche qui nel 2 di spade.
e fai un'azione, taglia con quello che non ti serve, inizi progetti con ponderazione, con moderazione anche, perché c'è comunque un cavaliere di pentacoli che dice di andare piano. Quindi l'azione impulsiva, diciamo così, dell'asso di bastoni può essere ponderata cammin facendo, mi viene da dire, su questo progetto. Può essere che qualcuno stia riproponendo sul mercato o nella propria vita un qualche tipo di dinamica che si è già effettivamente presentata nel passato e che non si dinamica che non si ha colto. Allora, andiamo a vedere l'asso di pentacoli perché mi parla di nuovi inizi. È come se aveste bisogno di o trovare collaboratori per concretizzare questo tipo di progetto che qui avete iniziato, mi verrebbe da dire, con tanta passione e che comunque ho come l'idea che stia andando avanti lentamente, ma questa lentezza è proficua, perché come vi dicevo prima, si può correggere il tiro man mano. Però è come se avessi bisogno di trovare alleati che sappiano guidarvi nel modo corretto. Andiamo a vedere il 2 di spade. Abbiamo un 8 di bastoni, un fante di coppe e un 7 di spade. Io credo che qui la vostra paura sia di essere troppo avventati in questo percorso, in questa scelta, nell'inizio di questo nuovo progetto, quello che per voi è. Vi dirò che qualcuno potrebbe anche proporre il suo aiuto, ma facendo un piccolo spoiler prima di andare a vedere i miei tarocchi, ho come la sensazione che voi saprete vederci lungo e farete da soli, in modo da evitare discussioni, però perché qui c'è un 7 di spade che mi pesa, andiamo a vedere questo 7 di spade, però ho proprio la sensazione che, guardate, il discorso degli alleati è importante qui, cavaliere di bastoni. Sì, ho come la sensazione che vi dicano un po' di fare attenzione alle persone con le quali vi unirete. Non è un'attenzione brutto, cioè nel senso, perché vedo questo 7 di spade con questo fante di coppe e il cavaliere di bastoni e ho come la sensazione che ad un certo punto potrebbe arrivare una persona che vi dice ti aiuto io, faccio tutto io, non ti preoccupare, affidati a me, ma non credete una parola di quello che dice, perché c'è un 7 di spade. Innanzitutto il fante di coppe è una di quelle persone che fa le promesse presa dall'entusiasmo del momento e poi in realtà non ha la capacità proprio di aiutarvi a concretizzare e quindi potrebbero insorgere come delle bugie, una voglia di tirarsi indietro, di scappare. Vi dirò che potrebbe anche essere un po' la vostra energia, la tentazione di scappare probabilmente, perché anche qui un po' c'è questo allontanamento. Andiamo a vedere la sacerdotessa. 10 di pentacoli e diavolo. Datemi un'altra carta per questo diavolo. 7 di bastoni. Allora, qui ragazzi si tratta di vederci lungo o sul proteggere quello che avete costruito, quello che state costruendo, questo vostro progetto per esempio. Invece per qualcun altro potrebbe essere il mantenere stretta l'alleanza, la cosa importante invece in questo periodo. Vi dico, ho più l'impressione, perché poi c'è un 9 di pentacoli, che dovrete un po' diventare i comandanti della barca.
perché voi avete il potere di farlo, avete la capacità di vedere oltre rispetto a dove vedono gli altri. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli, 8 di coppe, 6 di coppe, temperanza, ruota della fortuna e 6 di bastoni. Allora, se per caso, ragazzi, questa dinamica che si ripete, di cui vi ho parlato prima, fosse qualche amico, qualche familiare, qualche parente che ritorna dopo X tempo e che vi dice dai, facciamo qualcosa insieme, dai, costruiamo una relazione, dai, X cosa, è lì che sento la titubanza e quindi è un po' come un osservate bene, non credete subito tutto quello che vi dicono, ma osservate come la persona si comporta. E semplicemente con questa regina di spade scegliete i vostri collaboratori, i vostri compagni di vita, i vostri amici di vita, la vostra famiglia di anime, quelli con cui volete e potete effettivamente evolvere. Sento che è un po' questa la sfida del momento, il vederci chiaro, inerente, ripeto, per qualcuno una persona, per qualcun altro è una situazione, una dinamica e per qualcun altro ancora è un gruppo. E vi dico il gruppo solo perché ho il 10 di pentacoli, ma se ve la devo dire tutta, la sento più come una situazione, però ognuno di voi ha una realtà diversa, quindi adattatela alla vostra realtà. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Due di pentacoli e regina di denari. Se si tratta di un progetto di collaborazione a tre dove stringerete un'unione, potrebbe anche essere a due, non importa, o a più persone, questo rompere le dinamiche di comportamento, questo allontanarsi di cui parlavo prima, qui avete il 2 di pentacoli due volte, mi viene da dire non datevi troppo, date il giusto, quello che è di vostra competenza, quello di cui tocca a voi occuparvi. O come l'idea che vi dicano rimanete nel vostro, non andatevele a cercare e vedrete che vedendo più in là degli altri riuscirete in un certo senso a gestire la situazione in modo indipendente, proficuo. Vi dico ragazzi, qua avete ruota della fortuna e 6 di bastoni, sono carte di cambiamenti, carte di successi, carte di riconoscimenti, carte di equilibrio con la temperanza, abbiamo anche un 6 di coppe, può fare riferimento a un sogno che ehm, si avvicina, mi verrebbe più da dire, piuttosto che un di nuovo rapporto relazionale, magari di vecchia data, che può cambiare, mi viene da dire. Fatemi sapere poi nei commenti. Vi dico, sento che avete come bisogno di staccarvi da un certo tipo di proiezione anche un po' egoista di una situazione o di un modo di pensare. C'è questo nuovo inizio un po' fuori dagli schemi, se vogliamo, lento ma solido. Ehm, Qui il punto è cercare una via di mezzo, cercare un equilibrio in questo nuovo inizio, che potrebbe essere appunto con la collaborazione di diverse persone, ehm, o semplicemente, mi viene da dire, valutando le persone che avete con il giusto metro. Perché a me, io non smetto di guardare questo fante di coppe con il 7 di spade spiegato dal cavaliere di bastoni. Qui c'è qualcuno che pensa, magari vorrebbe anche, venirvi in aiuto, venire a trovarvi, piuttosto che, non lo so, darvi delle parole di conforto, ma poi non è in grado. E quindi c'è come una sorta di... questa è la persona.
ok? Io non posso pretendere che la persona sia diversa perché se io non so parlare tedesco non lo posso insegnare. Se io non so dare amore non lo posso dare, cioè se non l'ho mai ricevuto, se non mi hanno mai insegnato come si fa, come faccio a darlo? Ed è questo genere di persona che vorrebbe fare ma poi non sa come farlo. Io sento che voi qui avete il potere di gestire tutto quanto nel migliore dei modi. Siete comunque con il 9 di pentacoli, ragazzi. Qui avete il 9 di pentacoli e la ruota della fortuna. Qui anche il 10 di pentacoli. Mi parlano di soldi che arrivano. So che è una lettura karmica, ma la ruota della fortuna parla di karma, quindi potreste anche riscuotere qualche tipo di credito, mi dicono. Adesso andiamo a vedere Osho. Allora, controllo e ci sta con la regina di spade, anche se è un re di spade. Poi abbiamo un'apertura che è la carta della giustizia, le vite passate, la luna nuovamente e la pigrizia che è un 9 di coppe. È il modo di pensare qui che dovete aprire o rendere più malleabile. Ho la sensazione che vi dicano non vedete solo le cose dal vostro punto di vista, provate a vederle anche dal punto di vista dell'altro e se l'altro non ci arriva o l'altra non ci arriva, perché è fatto così, perché non c'è, cioè perché come vi dicevo prima, non si può dare quello che non si sa, che non si è mai ricevuto, quindi ehm, è così la persona, non importa che sia giusta o sbagliata, il punto è che è così. Ok, quindi se voi volete portare a compimento, portare in equilibrio, portare l'unione, se voi volete, diciamo, lavorare con questa energia, avete bisogno di vedere oltre, come dice la sacerdotessa, e occuparvi voi in modo molto indipendente, magari della gestione di alcune cose, senza aspettarvi troppo da questa persona, più che altro guidandola. Potrebbe essere utile anche per voi, magari affidarvi a qualche guida. E qui mi parlano di app, ho proprio sentito app, quindi magari potrebbe esserci qualche tipo di applicazione che vi aiuta a essere più organizzati, che vi aiuta a essere più flessibili anche, perché avendo la carta del controllo, secondo me siete già organizzati. Il punto qual è? Avere il piano di riserva, perché fa parte della flessibilità. Vi dico, qui c'è anche qualche cosa con quello che riguarda le vite passate, che ripeto è la luna, che dovete elaborare a livello karmico. Il 2 di pentacoli ce l'avete qui, avete la ruota della fortuna. Sono dinamiche probabilmente familiari, sono forme pensiero che arrivano dalla famiglia. Fate attenzione perché quando c'è la luna ci sono un po' troppe zone d'ombra che stanno venendo a galla e ci potrebbe essere come un momento di no, ok, aspetta un attimo, non ce la faccio più a gestire tutta questa cosa, ho bisogno di una pausa. Gestite le pause, ecco quello che vi posso dire, non rimanete in pausa per troppo tempo perché poi diventa ristagno energetico. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, che vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti, se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete scrivere una mail e fissare un appuntamento, oppure potete anche abbonarvi al canale. Io ho deciso di aprire la sezione degli abbonamenti, ragazzi, perché con tutte le persone con cui venivo in contatto per fare le letture parlavo sempre delle stesse dinamiche di comportamento. Quindi che cosa ho fatto io? Ho messo tutto insieme, ho messo insieme tutto quello che so inerente alle dinamiche di comportamento e piano piano lo sto pubblicando nei video degli abbonati. Quindi vi consiglio almeno di andare a vedere i titoli nella playlist con le copertine lilla, sono 4 e può essere un buon punto di partenza per iniziare a fare un lavoro su se stessi, su voi stessi, iniziare ad essere più consapevoli di certe dinamiche di comportamento in modo da non rimanere fregati piuttosto che agganciati, ok? Bene. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!